Ragazzi, buongiorno. Oggi voglio iniziare il video in una maniera differente, ovvero con una domanda. Se voi doveste avere un problema con la vostra moto alla fine del mondo, come vi comportereste? Per fare un po' di chiarezza, per chi fosse approdato sul canale proprio ora, io sono Francesco, all'interno dell'appartamentino ci abbiamo io e Sara. Abbiamo spedito la nostra moto dall'Italia a Sud America, nel dettaglio Uruguay. Dall'Uruguay siamo scesi e ora, 31 gennaio, ci troviamo ad Ushuaia. Colgo l'occasione per mostrarvi sullo sfondo le montagne che si trovano dietro alla città di Ushuaia con i ghiacciai. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dalla protagonista del video. L'avete coperta perché qua il meteo è di una variabilità disarmante, un'ora piove, un'ora c'è sole, poi si alza un vento pazzesco. Ma bando alle ciance, qual è il problema che abbiamo riscontrato sulla nostra moto? Piccola parentesi, questa è una Yamaha Super Tenere del 2012, io l'ho acquistata seminuova, all'attualità circa 115.000 km. Sapete benissimo che non l'ho mai risparmiata, ci abbiamo sempre viaggiato in due, stracarica, non mi ha dato mai grandi problemi se non la manutenzione ordinaria. Ci ho fatto anche diversi video, li trovate sul canale, ma ora, complice anche delle strade sterrate del ripio qua in Sud America, è sorto questo problema. Ad essere sincero, il problema era sorto 5-6 mesi fa, ovvero sullo stelo della forcella avevo notato una leggera trasudazione d'olio. Io non ho fatto altro che togliere il parapolvere, questo qua, cercare di pulire bene il paraolio dall'interno, mettere uno spray al silicone e vedere se la trasudazione d'olio fosse sparita. L'operazione sembrava aver funzionato, ma sicuramente, complice appunto le strade sterrate, il ripio affrontato fino ad ora, cosa è successo? È successo che da un paio di giorni a questa parte ho visto proprio colare l'olio sullo stelo della forcella. Ora lo vedete bello pulito perché sono intervenuto io con uno straccino, ma colando l'olio ha imbrattato la pinza del freno e addirittura ha imbrattato il disco e vedete qua, ora l'ho tolto, ma c'era una pozza d'olio. Il problema lo si nota anche nel paracoppa, infatti viaggiando con l'aria mezzo paracoppa è sporco da olio e polvere. A questo punto la soluzione è solo una: trovare un meccanico per sostituire il paraolio. Ho fatto una ricerca accurata qua in zona, ho visto che forse Ushuaia è uno dei punti migliori per trovare un meccanico capace di sostituire appunto il paraolio. Ieri sono andato da questo meccanico, poi vi mostro l'officina, un'officina un po' particolare, ma ora tolgo le valigie e andiamo da Pablo. Prima però devo togliere il nodo a telo, l'ho fatto perché qua in Patagonia il vento è pazzesco, in questa maniera il telo è più rigido. Ok. Via valigia. Ora accendiamo la moto dopo 5 notti passate alla ghiaccio. Togliamo l'altra valigia così Pablo lavora meglio. Ora, con la moto leggera come una libellula, andiamo da Pablo. Però prima ve la faccio vedere così bella sporca. Guardate che spettacolo di tecnologia. Anche scarica ha il suo fascino. Adesso bisogna uscire da quella porta là. Andiamo senza casco perché Pablo è proprio dietro a una quadra. Hablamos con Pablo ayer. Ah, ok, ya lo llamo. Un quadriciclo Yamaha. Así. Sí, perfecto. Es que yo hablé con ella. No sé, que me muestre la denuncia que ella tiene, que me hizo a mí. Y que muestre todo lo que ella está diciendo que mis hijas son las problemáticas. Ella, Ok. que tiene 18
aereo. Sí, no la había visto, esto no es original. No, originale, originale. ¿Original? È un kit para polvere, para polvo. Mejor. Hace 48 años que corro moto. Tutti i trofei di Pablo. Con Yamaha, Honda. Ahora tengo beta, 64. No. Non è possibile. È impossibile. Felicitazioni. Caduto? No, salté un salto muy alto y en vez de caer en el recibidor, caí en lo plano. Ah, Sí. Ma acá c'è una pista, come si dice? Motocross, sí. Una pista. Sí. ¿En dónde está? Saliendo para el parque, de este lado se ve el circuito. Ma è muy grande, muy... Sí, tiene 1200 metros el circuito. Igual corremos mucho enduro, subida por la montaña, eso. Este es de este año, esta es la carrera más importante de Sudamérica. 1600 motos corrieron este año. Sì. 1600 moto, terzo posto. En mi categoría Master. Salí 110 en la general. La segunda en el mundo. ¿Cómo se dice? 3 cagnolini. Polvere, solo para olio, para polvere no. Ok. El otro día vino una, la de tu amigo, y estaban todos rotos, viejos. Questo è di Davide Biga che viene e presenta la sua moto, il nuovo modello 2023. Sicuramente la 700. Sí, nueva. La sí. 700. Dijo, me la va a traer para verla. Mia moto è finita, ok? Tu nena, Questa è la vera officina e questo è il banco da lavoro. poco lío. Io intanto faccio un giro. Tantissime coppe anche di qua. Trapano a colonna. Addirittura un piccolo tornio, una piccola pressa. Qua ragazzi è un po' come tornare nelle officine degli anni 80, anni 90. Io mi voglio fidare perché secondo me queste persone in qualche maniera riescono sempre a fare qualcosa di buono. Diciamo che l'arte dell'arrangiarsi qua è ai massimi livelli. Guardiamola insieme prima che la smonti. Ciao Pablo, sta pronto? Sensazioni a caldo. Ti fidi a lasciare la tenerona da Pablo? Anche se non la lascerei a nessuno, però Pablo sì, perché si vede che è una persona preparata e innamorata delle moto. Sono passate circa 3 ore, andiamo a controllare Pablo come è messo con i lavori. Pablo, Buena. come sta? Bien. Tranquilo. Ho montato entrambe le forcelle, parafango, ovviamente le pinze, le pastiglie sono nuove, le avevo messe prima di imbarcare la moto per l'Uruguay. Intanto controlliamo i lavori. La caratteristica di questa moto è che è facile intervenire sulle forcelle senza dover smontare il copolino o quant'altro. Sí, ahora ya están los retenes. Ahora hay que poner el aceite. Cambiato solo il paraolio, Los guardapolvos están buenos. ok. Estaba buena dentro la suspensión, ¿eh? Stava buona? Buena. Estoy mirando la capacidad del aceite de este modelo. Intanto controlliamo le sospensioni dall'interno per i più curiosi. Tutti i componenti meccanici sono uno spettacolo da guardare. Il parapolvere non l'ha cambiato, ha cambiato solo il paraolio dentro perché il parapolvere era in ottime condizioni. Sempre per i più curiosi, queste sono le molle all'interno delle forcelle. La parte alta e la parte all'interno. Perfetto. Contemporaneamente ascoltiamo anche il telegiornale. Eccolo là. Maxi schermo all'interno dell'officina. Qua ragazzi non manca nada, c'è di tutto. Volando, ¿cómo están? Buenas tardes, así es, estamos en Casa Cubierta en 2800. Eso es para sacar el aire. Y pues es el mismo día. ¿Super Teneré cuánto es? 1200. 1200. 250 y 50 son 300. Sí, Esatto. pero 485, tengo que hacer 250, 400, 2,35. 235, sí. Recién me pongo a tirar todo, tiro todo, papeles, tiro, que lo que ella enseña es que lo que no te hace... Pablo non sapeva la quantità di olio che andava dentro le forche. Grazie all'aiuto da casa da Cristiano abbiamo visto sul manuale che la quantità di olio necessaria è 485 ml per ogni forca. Questo è l'olio che abbiamo utilizzato. Il numero non c'è dato sapere, ma lo considero come un olio medium, dovrebbe essere 5-7, un po' troppo liquido forse. Poné el ale.
el tornillo. ¿Está puesto? Sí, está puesto. Espera, giro yo, espera. Erro. Dale, girale. Lavoro quasi terminato, abbiamo il ragazzo qua che si impegna alla grande. Come va? Tutto ok? Todo ok. Ponía la primera, que el motor así. Regoliamo le sospensioni, le portiamo alla stessa durezza di prima, cioè al massimo. Lavoro terminato, forse l'abbiamo fatta. Ora torno un attimo in struttura, prendo la plata, andiamo a pagarlo e riprendiamo la moto. L'olio che abbiamo utilizzato, da quel che ho visto sul manuale, forse è troppo fluido. Plata presa, torniamo da Pablo. Stavo pensando sul tipo d'olio, sicuramente loro lo mettono molto più fluido perché facendo motocross hanno bisogno di sospensioni più morbide. Pensando anche alla strada che andremo incontro, quindi la ruta 40, forse potrebbe anche andare bene. Comunque per l'orario è stato preciso, mi ha detto che per questa sera alle 9 era pronta. Sono le 8:30. Il sole ovviamente è ancora alto. Qua si fa notte verso le 10:30, alle 11 della sera. Primo lavaggio dopo quasi 2 mesi. Addirittura shampoo. Risciacquo e abbiamo fatto. Nonostante maltrattata sembra ancora nuova, perlomeno per me è ancora nuova. Ho dato un'occhiata, sembra tutto a posto, il cavo dell'ABS l'ha fatto passare nella giusta posizione. Domani controllo anche tutte le viti se sono state serrate bene. Per il resto ragazzi la sento molto morbida, quindi l'olio che ha messo secondo me è tanto fluido, ma vedremo se quando è tanto carica con sta dietro la sento molto bene all'avantreno. I pezzi per le moto hanno delle tasse di importazione allucinanti. Comunque entrambi i paraolio con l'olio, con la manodopera e tutto ho pagato circa 180 euro. Aspettiamo sempre che si spenga la ventola, poi spegniamo la moto. Ora aspettiamo che si raffreddi un po' il motore e la copriamo per la notte. Anche questa esperienza dall'altra parte del mondo, nel vero senso della parola, è stata portata a termine. Forza ragazzi, credeteci sempre.